Per creare un modello di macchina basta andare nella voce di menu Modelli e cliccare su Aggiungi modello. In questa modale basterà scegliere il nome del modello, ad esempio forno di test, un identificativo del modello, ad esempio FR01, un connettore che sarà sempre MQTT in quanto sceglieremo di usare il broker Things5 per mandare dei messaggi MQTT, e qua poi c'è una serie di opzioni che permettono di specificare ad esempio se voglio gestire il firmware in modo che possa essere aggiornabile, se supportare le ricette e la pagina HCCP. In questa pagina saranno presenti delle righe, una per ogni intervallo di tempo selezionato, in questo caso di default 60 minuti, ogni 60 minuti ci sarà una riga per variabile che si sarà deciso di inserire in questa pagina di HCCP. Ad esempio, se scelgo di inserire temperatura e umidità, avrò due righe ogni ora in cui mi verrà riportata la media di questi due valori nell'intervallo scelto. Adesso confermiamo, è anche possibile eventualmente scegliere un'immagine da associare al modello. Dopodiché andremo nel dettaglio modello, tab firmware, e andremo a creare la nostra prima versione 1.0.0. ad esempio gli associamo un file che di solito è zip, ma può essere qualsiasi cosa, e sarà lo stesso file che quando chiederemo di passare alla versione di firmware 1.0.0 verrà inviato alla macchina. Procediamo allo step successivo e andremo a creare delle variabili relative a questa versione di firmware, cominciando dalle metriche, che sono quelle di tipo numerico. Ad esempio decido che c'è una variabile che si chiama temperatura, come unità mettiamo i gradi, un'altra variabile che chiamiamo umidità, sempre di tipo intero, questa volta però come unità alla percentuale. Salviamo, creiamo anche una variabile di tipo stato, ad esempio la porta, che potrà essere aperta e chiusa, e negli eventi creiamo un allarme alta pressione e salviamo. Adesso torneremo nel dettaglio firmware, vista monitoring, e andremo ad aggiungere un paio di widget, uno per la porta e uno per la temperatura. Questi ci serviranno poi nel dettaglio macchina per visualizzare i dati che invieremo dal dispositivo. Adesso nella pagina dispositivi andremo a creare un nuovo dispositivo. Come modello macchina selezioniamo il modello appena creato, forno test, e come versione firmware la 1.0.0. Andiamo nel dettaglio della nostra macchina appena creata e chiaramente non saranno disponibili ancora dei dati. Adesso andremo a scaricare i certificati. Possiamo farlo tramite interfaccia come ho fatto adesso, oppure tramite API con la risorsa specificata nella nostra documentazione. Una volta scaricati i certificati possiamo usare Mosquitto con l'ID della macchina, disponibile anche qua. La risorsa data request è quella per inviare dei dati, i certificati, e questo è il payload che andremo a inviare. Serve un timestamp, che è il timestamp corrente, il nome della variabile, in questo caso temperatura, e il valore 10. Sull'interfaccia ancora non vedo niente, vado a inviare il dato tramite Mosquitto e quasi istantaneamente vedo arrivare il valore inviato. La stessa cosa la posso fare anche con gli stati, in questo caso lo stato porta. Basta modificare matrix in states il timestamp, mettiamo il timestamp corrente in millisecondi, il nome della variabile è porta e come valore
mettiamo aperta. In questo modo dovrei istantaneamente vedere arrivare il nuovo stato aperta della mia porta. Tramite Mosquito scelgo di inviare events con timestamp corrente e il nome alta pressione, vedrò arrivare nella tab registro eventi un evento uguale a quello che ho inviato tramite Mosquito. Un modo facile per debuggare e rendersi conto di eventuali errori nell'invio di messaggi MQTT è andare su diagnostica. Qua verranno mostrati tutti i messaggi che transitano sul canale, sia da Things5 verso il dispositivo che dal dispositivo a Things5. Quindi, ipotizzando di rinviare di nuovo un evento con Mosquito, vedrò qua l'evento inviato, questo è il timestamp dell'evento, e eventuali errori nella risposta. In questo caso errors è vuoto e quindi non ci sono stati errori.